La conosco, sì, la conosciamo? Как мне несколько часов прожить, так же падает листва в садах. Ciao a tutti amici, ben ritrovati nuovamente qui. Ciao a tutti, ciao Laura. Ciao a tutti quanti, ciao Davide. Ciao Laura, oggi siamo in Russia, quindi Dragia Drusia. Привет. Allora, amici miei, oggi ascoltiamo una delle canzoni molto importanti per la musica sovietica e soprattutto russa. Andiamo a parlare della canzone che si chiama Tenerezza, è cantata da Maya, una delle voci più delicate, Laura, e riconoscibili della musica sovietica. Figurati che lei è nata nel 1932 e è diventata molto amata proprio per il suo modo di cantare intimo, elegante e mai esagerati. Per molti russi Maya è legata in modo fortissimo a questa canzone perché non sembra semplicemente cantare una melodia, ma racconta con sentimento vissuto realmente. La canzone è stata composta da Alexandra Prokhmutova con il testo di Sergei e di Nikolai, e questa è una versione accompagnata dal coro giovanile studentesco di Mosca, è stata registrata, cioè quindi è stata mandata in onda nel 1975. Quindi oggi non ascoltiamo solo una voce, ma una vera costruzione musicale, voce, coro e orchestra insieme. Il testo inizia con una frase molto forte, Laura, che in italiano potrebbe tradursi con "la terra si è svuotata senza di te", e già questa frase dice tutto, non parla solo di nostalgia, ma di quelle vuote enorme che lascia una persona quando è lontana. Dai. Dentro la canzone c'è anche il tema del cielo e del volo e delle stelle e della distanza, una canzone sospesa tra amore, attesa e malinconia. Immagina in quel momento. Laura, che sensazioni dà ascoltare questa canzone con una storia così delicata? Una sensazione bellissima, Davide, come al solito la canzone russa è quella che ti ispira ad entrare nella storia, nell'artista che ti dà questo dono della voce, del cantare, del donare questo sentimento. Immagino che Maya per la storia della Russia sarà stata una grandiosa artista, cantante, cosa che ognuna degli altri che cantano così, diciamo, hanno qualcosa di sé, no Davide? Assolutamente, infatti sono molto curioso e con molto rispetto andremo ad ascoltare questa canzone, appunto, con tutto rispetto e l'amore che proviamo per la gente russa e in questo caso anche sovietica, perché parliamo prima della Russia. Andiamo. Стихи Сергея Гребенникова и Николая Добронравова. I due artisti che hanno creato questa canzone. Il coro, con l'orchestra, con tutto. Sì. Sarà magnifica. Grandi artisti. Опустела без тебя земля. La conosco, sì, la conosciamo? Как мне несколько часов прожить, так же падает листва в садах, и куда-то все спешат такси, только пусто на земле одной без тебя, а ты летишь, и тебе дарят звезды свою нежность. Так же пусто было на земле. Oh, molto bella. И когда летал Экзюпери, так же падала листва в садах, и придумать не могла земля, как прожить и без него, пока он летал, и все звезды ему отдавали. Mi emoziona tanto. Свою нежность. Brava. Mamma mia.
elegante, molto elegante. La perfezione. Oh. No. È bellissima questa canzone, è bellissima. Опустела без тебя земля. Если можешь, прилетай скорее. Wow, 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 che meraviglia! Wow, che meraviglia, Davide! Sai Laura, questa canzone l'abbiamo già noi ascoltata in altre versioni. Con chi? Con Gagarina? Polina Con Gagarina. Sì, fa emozione ascoltare e sapere che era un momento sovietico del 1975, questo artista non lo conoscevamo, e mi fa emozionare anche tanto il fatto che i ricordi che vedranno adesso i nostri amici russi sarà ovviamente di delle persone un po' più grandi, ovviamente, quindi che ricordi che portano al momento sovietico, portano a quei momenti di vita, e come questa canzone sia, come sappiamo benissimo, che in Russia viene riascoltata da altri artisti, ma qui siamo andati all'alborici, quindi ancora non eravamo neanche progettati noi per nascere, e quindi tutto è veramente molto emozionante sapere che l'orchestra, la canzone, un momento storico come il 1975, insomma, che dire Laura, ti lascio la parola per te. Tutto Davide, è delicatissimo, e prendere un pezzo di storia e condividerlo con tutti noi è molto bello, è un atto sublime, Davide, è un atto bello. Ti giuro, guarda che la melodia si sente benissimo, l'audio, il video è fantastico per ora noi reazionarlo in questo momento della vita. Immagina quanti anni sono passati, Sì. per avere questa felicità, questo 51 dono. anni da quando ha cantato. Questo dono sì. di sentire questi video, bellissimo. Maya veramente ha lasciato tutto della melodia bellissima per ascoltarla noi in questo momento che anche affrontiamo della situazione caotica, no? E ascoltare questo tipo di musica ti dà il senso di continuare ad andare avanti con tanta forza. Molto bello, Davide. Sì, mi è piaciuta molto, e devo essere onesto, soprattutto quando queste canzoni parlano di questo diciamo lontananza che subivano giustamente per la guerra e tutto. Però bisogna fermarsi un attimo, perché questo è molto importante. A volte la musica è realmente, Laura, è più potente, è quella che non viene urlata, come abbiamo visto con Maya, è quella che viene sussurrata. Infatti per questo io ho notato la differenza, no? Con quest'artista, anche se Polina Gagarina, almeno quando l'abbiamo sentita lei, anche lei la sussurrava, non ce la cantava bene. La frase "la terra si è svuotata senza di te", immagino proprio questa immagine così forte, giustamente, la terra si è svuotata senza di te. Cioè, per descrivere una lontananza e l'assenza di quella persona è un modo per descriverla con molta nostalgia. Parla di un vuoto totale, come se il mondo continuasse a esistere, ma senza la stessa luce che si viveva con quella persona, con quel caro che in quel caso non c'era più. E poi c'è questo elemento del volo, del cielo e delle stelle, tutto la rende la canzone quasi sospesa. Non è una canzone con i piedi completamente sulla terra, ma veramente è una canzone che guarda verso l'alto, verso qualcuno che è lontano, verso qualcuno che forse non possiamo raggiungere subito,
o che speravamo di raggiungerlo in quel momento subito, ma ovviamente non poteva essere assolutamente. La cosa bellissima di questa interpretazione è l'equilibrio. Maya non forza mai, se abbiamo visto nella sua live, non cerca di dimostrare quanto è brava, canta con una misura incredibile, proprio quella misura che rende tutto più vero, tutto più sincero, come l'orchestra che era in live, ovviamente e tutto si vedeva, il coro, l'orchestra ha aggiunto quella profondità in quella canzone senza coprire l'intimità del brano. Infatti era tutto così reale. Tutto così reale, che veramente è reale Davide, perché nel nostro paese, io dico che anche sicuramente tu te lo ricordi, l'obbligo di andare a combattere, quindi per ogni famiglia è un caso reale, la mancanza di un figlio che non c'è più, la mancanza di un papà che non c'è più, di un cugino carissimo che è cresciuto con te e che per forza lui se ne è dovuto andare e non è tornato più. Questo è crescere senza quella persona che se n'è andato a combattere per la sua terra, per il suo paese, quindi sempre c'è questa verità nell'artista che lo racconta di questa maniera talmente sublime, talmente bello come l'ha fatto Maya. Ma sì, ma soprattutto perché loro, poi i russi, veramente hanno avuto sempre una marcia in più su questo, sul raccontare la guerra con la musica e ovviamente le lacrime, l'emozione. Secondo me, insomma, anche per chi guarderà questo video saranno tante. Veramente è bello ascoltare e conoscere nuove culture, e noi realmente ci siamo innamorati della cultura russa e realmente siamo voluti andare indietro di 51 anni per riascoltare o ascoltare una canzone e cominciare a conoscere anche gli artisti del passato, dell'era sovietica. Insomma, per noi è veramente un classico, perché per voi sarà un classico questa canzone, ma per noi è tutta una novità, è speciale raccontarla qui in Italia, è speciale raccontarla insieme a voi e insieme a tanti di quegli amici che ci seguono. Adesso vogliamo sapere la vostra opinione, soprattutto da chi conosce bene questa canzone e il valore che ha nella cultura russa, che noi sapremo che è grandissima. Quindi vi emoziona anche a voi la voce di Maya? Beh, scrivetelo nei commenti come fate di solito e state vicino a noi in questo momento così di distanza che c'è tra l'Italia e la Russia. Distanza, parlo anche di comunicazione, non parlo di distanza perché sapete benissimo che l'Italia vi ama, ma vi ama davvero tanto, quindi abbiamo bisogno anche del vostro supporto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate, supportateci se potete, insomma, per il nostro cammino che da 5 anni portiamo avanti. Laura, grazie a tutti i nostri amici russi e come dice Laura, Paka paka. Siem paka, ciao a tutti amici. Ciao a tutti. Ciao.